Buongiorno ragazzi! Ciao ragazzi! Siamo tornati da Camperito, belli attivi per continuare e stiamo andando a mettere del nastro. Perché cosa abbiamo fatto? Ve lo faccio vedere subito. Abbiamo creato a Coquito. Mi piace? Allora, praticamente l'altro giorno siamo venuti qua al volo e abbiamo sigillato il pavimento. Si vede col silicone e lì abbiamo messo pure il rotolo di carta per proteggerlo, giusto? Giusto, giustissimo. E quindi adesso metteremo comunque l'altro foglio di rotolo di carta e metteremo pure del feltro sopra. Sì, perché dobbiamo proteggere il pavimento da eventuali cadute di qualche attrezzo e anche per quanto riguarda qualche verniciatura extra, qualche lavorazione extra, dobbiamo essere sicuri che non andiamo a rovinare il pavimento. Poi dove dobbiamo andare a crearci le strutture dei mobili, andremo a tagliare e a togliere il pezzettino che ci dà insomma fastidio dove dobbiamo andare a lavorare, quindi toglieremo il cartone e lavoreremo sul pavimento, però non andremo poi a ciampare lì sopra oppure a rovinare il pavimento stesso. Quindi in questo momento dobbiamo andare a crearci le strutture, quindi stiamo cercando di capire come creare queste strutture. Vi rendiamo partecipi di questo passaggio che secondo noi è il metodo migliore per non appesantire troppo il camper e per avere comunque una struttura abbastanza resistente. Inizieremo dal bagno e dove andremo ad alloggiare tutto l'impianto elettrico, perché se noi andiamo a chiudere e a completare tutta la cellula entreremo con i cavi elettrici proprio in questo mobiletto che andiamo a crearci, che sarà appunto il primo, si presume. Quest'estate potremmo utilizzare il camper, quindi possiamo crearci un piccolo impianto elettrico che magari in una giornata ci può permettere di utilizzare qualcosa per riuscire a sfruttarlo, diciamo, sempre se riusciamo, perché diciamo che come si può vedere dal nostro abbigliamento l'estate è un po' arrivata, sì, ecco. Già fa caldo, quindi quest'estate se ne parla a fine estate, se va bene. Sicuramente non ci allontaneremo molto perché... No, vabbè, è giusto pure per fare i test anche sì, delle cose, sì, quindi sì. Diciamo che l'impegno che ci siamo posti è quello di cominciare a preparare le strutture in modo tale da rendere il tetto il più calpestabile possibile, quindi più forte possibile. E abbiamo messo il pavimento proprio perché vogliamo che ci sia la pavimentazione sotto tutti i mobili, quindi così possiamo adesso definire il tutto. Finalmente siamo arrivati a questa fase, il pavimento è messo e possiamo continuare. Sì ragazzi, quindi andiamo a metterci quell'altro strato di cartone e andiamo a mettere il nastro carta nei bordi in modo preciso, perché non so se andremo a passare ulteriormente un altro strato di silicone, ma comunque perché questo è un po' bruttino. L'abbiamo scelto che era rovere chiaro, ma il silicone non è proprio il massimo. Vabbè, però diciamo che dove si vedrà la giunzione tra il e si vedrà in 2 mm e avrà il battiscopo. Avrà il battiscopo. Quindi... E potremmo anche mettere il battiscopo con il LED, però vabbè, vediamo. Non ragazzi. voglio usare troppo, ragazzi, non voglio usare troppo. No, non vi vuole svelare troppo perché oserà, ve lo dico io. Quindi, vamonos ragazzi, direi di iniziare. Ok ragazzi, è arrivato il momento di parlare delle strutture. Andremo a crearci dei listelli come questo, in questo modo qui, da un pannello, che sarebbe questo pannello qua di Okumè. Andremo a tagliare delle strisce da 4 cm per la sua lunghezza e andremo a creare gli scheletri di tutte quante le strutture. Dopodiché andremo ad evitare i pannelli da 1 cm a queste strutture in modo da avere tutto ben strutturale e tutto abbastanza resistente. Ci siamo creati anche una sega da banco perché non avevamo a disposizione, ma avevamo a disposizione quella sega da banco piccolina che è anche troncatrice. Abbiamo preso un pannellino da quel tavolino che abbiamo sempre utilizzato per fare cose, l'abbiamo incastrato dentro, l'abbiamo messa a squadro, ci siamo segnati lo squadro preciso, abbiamo impostato una guida, l'abbiamo fissata a 4 cm e adesso andiamo con il pannello a tagliarci queste strisce. Così una volta che abbiamo le strisce possiamo andare a calcolare precisamente le altezze e le larghezze che dobbiamo andare a crearci. Secondo noi questo è un sistema molto semplice e allo stesso tempo il miglior metodo strutturale possibile. Quindi ragazzi, direi che è il momento di andare a tagliare questo pannello e provare se riusciamo a effettuare questo taglio. Il pannello è abbastanza pesante, però cerchiamo con calma di andare a effettuare questo taglio qui per poi proseguire. Ok? Quindi andiamo, Giustina, vieni, forza. Andiamo e partiamo. Ragazzi, allora ci siamo improvvisati e abbiamo iniziato queste strutture con questi listelli. Abbiamo già creato una piccola strutturina e adesso Giustina
la nostra velina, vi porterà a vedere questa struttura che è già montata sul camper, non montata, appoggiata diciamo. Quindi Giustina, direi di far vedere ai nostri amici cosa abbiamo creato. La prima struttura, ragazzi, è, guardate come la stiamo creando, così se non avete capito magari la spiegazione perché magari mi sono dilungato troppo, Giustina vi farà vedere in pratica le strutture come stanno uscendo. Vai Giustina. Facciamo veloce. Ragazzi belli, guardate, ecco a voi la struttura che abbiamo creato. Sarebbe questo praticamente, uno scheletrino. Noi adesso proseguiamo praticamente con queste strutture, quindi a tagliarci i listelli, i pannelli e tutto quanto, e man mano che proseguiamo vi aggiorniamo. Spiega ai ragazzi cosa verrà in quella struttura, cos'è quella struttura. Giustamente, voi non è che sapete il progetto, quindi torniamo indietro. Allora, qua sopra ci andrà, in questa zona qui praticamente, ci andrà la parte armadio dove appenderemo i vestiti. Dopodiché in questa zona qui sotto ci andranno dei cassetti per la biancheria, mutande, calzini, roba comunque di vestiti piegata. E qua sotto invece abbiamo pensato di mettere un cassetto un pochino più grande, di circa 30 cm, quindi la parte restante dividendo i cassetti di sopra, per metterci qua dentro praticamente la biancheria sporca. Così come entriamo nella doccia possiamo praticamente infilarla dentro. Voi cosa ne pensate di questa soluzione? Come la vedete? Fateci sapere, aggiornateci cosa ne pensate. Questa è l'idea nostra. Noi man mano che... Amore, non si sentirà quando parlo. Noi man mano che proseguiamo, ovviamente... Vi facciamo vedere, sì che fa caldo, infatti si vede dal mio cappello bello, che fa caldo, però non mi devi... Man mano che proseguiamo vi facciamo vedere piano piano le cose, in modo tale che potete anche voi capire il progetto piano piano. Posso adesso? Sì. Ecco che sta facendo questo babbito. Vi spiego io cosa sta succedendo. Michael nel background sta preparando praticamente il banchetto, reinserendo di nuovo la sega da banco all'interno per poter tagliare il pannello. Perché? Perché noi tutte queste strutture le stiamo facendo con un pannello di Okumè da 1,5 cm, proprio perché è più strutturale e quindi ci aiuta a dare più rinforzo. Nella parte mediana, quindi quella che dividerà il VC che sarà dietro l'armadio, quindi nella nicchia, e il lavandino sopra, metteremo per dividere un pannello da 1,5 cm. Ve lo facciamo vedere tra poco in pratica. Intanto lui prepara, lo andiamo a togliere, lo andiamo ad applicare, così possiamo proseguire con altre parti della struttura. Intanto stamattina è passato il meccanico, l'abbiamo atteso tanto perché lui nel frattempo che fa altri lavori comunque deve venire pure qua. Questo rumore non sente niente di quello che sto dicendo. Scusate ragazzi. Stamattina è venuto il meccanico e quindi il camper adesso non ha più solo una ruota, gliene mancano due, gli mancano gli ammortizzatori e tutto quanto. È un casino perché sono spaccati dei pezzi. Stamattina Michael è tornato a casa sconfortato. Non si svitavano dei bulloni. Perché non si svitavano dei bulloni, l'hanno un po' spaccati, insomma, hanno fatto un po' di danni stamattina. Si è rotta la testa dei bulloni. Si è rotta la testa dei bulloni, ecco, quindi vanno sostituiti. La devono fare col cannello. La devono fare col cannello. Lo devono prendere col cannello per poter togliere un pezzo e poi saldare. La devono fare col cannello per poter togliere un pezzo e poi saldare. La testa di un dado per poterlo svitare. E poi saldare la testa di un dado per poterlo svitare. Quindi questo è il procedimento che dovranno fare con i nostri poveri ammortizzatori. Quindi ragazzi, capite? Michael è tornato sconfortato, siamo stati a casa un po' a fare altre cose e pomeriggio alla fine sono riuscita a tirarlo fuori di casa e stiamo facendo queste strutture. Perché quando impegna la mente lui si concentra in queste cose creative, si distrae e la smette di abbattersi, perché si era un po' abbattuto per questa cosa. Perché sto a meccanica, la stiamo facendo da 2 anni di questo camper, vi dico, no? La finiremo? Incrociate le dita, mandateci 3 meccanici qua così lo finiamo presto, non so che dirvi. Intanto ho finito di intrattenervi, il banchetto è montato come potete vedere, vedete che è stato garbatissimo, Michael proprio sincronizzato al millimetro, al millisecondo. Andiamo a prenderci quel bel pannello pesante e lo andiamo a tagliare. Quindi ragazzi, abbiamo appena tagliato la tavola e ora la proviamo. Ragazzi, allora, ecco a voi la divisione tra la parte del bagno e la parte dell'armadio. Questa divisione abbiamo utilizzato un pannello da 1,5 in modo tale da avere tutto ben strutturale e tutto molto resistente, perché utilizzando pannelli da 1 centimetro andiamo ad inserire anche queste strutture un pochettino più grosse
per dare maggiore resistenza e per avere tutto più preciso, perché i pannelli da 1 centimetro sono leggermente storti. Utilizzando questi pannelli da 1,5 più le strutture che ci stiamo andando a creare, abbiamo tutte le misure precise al millimetro. Quindi Giustina, andiamo a prenderci queste misure per capire lo squadro di questi pannelli e se la posizione è già quella corretta. E dai! Lo fai di proposito e mi chiedi scusa. Ragazzuoli, vogliamo presentarvi una cosa. Allora, noi dovevamo andare a inserire dei listelli dalla struttura di questo scheletro alla parete da 1,5 centimetri e poi, ora vi faccio vedere come, praticamente in questo modo, in modo tale da poter fissarci lo scheletro a questo listello e collegare anche questo listello con l'altra parete e poi andare a fissare questa parete a questo listello successivamente, in modo da unire il tutto. Però ragazzi, il problema qual è? Siccome stiamo cercando di fare tutto ben rifinito, perché vogliamo fare le cose un po' rifinite, se noi andiamo a inserire questo listello qui, il modo per collegare questo listello alle due strutture sarebbe inserire una vite qui fuori. Quindi poi aprendo lo sportello si vedrebbe la vite, a meno che non andremmo a stuccarla. Ma siccome noi questo legno lo lasciamo a vista, abbiamo utilizzato un metodo, ovvero il metodo dei fori a tasca. In questo modo noi riusciamo a inserire la vite all'interno e a collegare le due strutture. E esternamente però noi non vediamo nulla. Così abbiamo tutto ben rifinito possibile, utilizzando lo strumento della Wallcraft. Se a qualcuno può essere utile, lo trova in descrizione. Vi facciamo anche vedere come effettueremo questi fori a tasca in seguito, perché abbiamo fatto adesso delle prove e vediamo anche in che situazioni possiamo utilizzarle. Grazie a questo sistema possiamo evitare di utilizzare staffe o sistemi alternativi esterni antiestetici, insomma. Invece in questo caso è anche carina la svasatura e abbiamo risolto il nostro problema, rendendola così carina e funzionale. Quindi ragazzi, qua c'è qualcuno che è stanco, quindi direi di per oggi concludere il lavoro. Non sappiamo se concluderemo anche il video, ma comunque per adesso vi salutiamo. Vi salutiamo. Ciao a tutti ragazzi, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo al prossimo video o alla prossima. Ciao a tutti ragazzi. Ciao!